Molti credono che la bontà significhi dire sempre di sì. Anch'io lo credevo. Quando arrivai al monastero ero giovane e desideravo essere il monaco migliore. Volevo essere utile a tutti. Se qualcuno aveva bisogno di aiuto, ero il primo ad alzare la mano. Se un monaco era stanco, prendevo anche il suo lavoro. Se il maestro chiedeva un volontario, non aspettavo nemmeno che finisse la frase. Ogni sera andavo a dormire esausto, eppure ero convinto che quella fosse la strada della saggezza. Un giorno, mentre trasportavo pesanti secchi d'acqua su per il sentiero che conduceva al tempio, le mie mani cedettero, i secchi caddero a terra e l'acqua si disperse tra le pietre. Io rimasi immobile, non avevo più forza. Il maestro, che stava osservando la scena da lontano, si avvicinò lentamente. Non raccolse i secchi, non mi rimproverò e mi chiese soltanto: «Dimmi, chi stai cercando di salvare?» Io rimasi confuso e risposi: «Tutti». Il maestro sorrise: «E chi salverà te?» Quelle parole mi colpirono più del peso di quei secchi. Per giorni continuai a rifletterci. Avevo sempre pensato che servire significasse mettere gli altri davanti a me, ma lentamente iniziai a comprendere una verità diversa. Una lampada che consuma tutto il proprio olio per illuminare gli altri, prima o poi si spegne. E quando si spegne, non illumina più nessuno. Da quel giorno il maestro iniziò a insegnarmi qualcosa che nessun libro aveva mai spiegato. Ogni mattina mi affidava un solo secchio d'acqua invece di 2. All'inizio pensavo fosse una prova troppo semplice, poi capii. Arrivavo al tempio senza affanno e potevo aiutare gli altri con lucidità. Ridevo di più, ascoltavo meglio, avevo ancora energia quando qualcuno aveva davvero bisogno di me. Fu allora che imparai che il valore di un aiuto non si misura da quanto ci svuota, si misura da quanto rimane vivo anche dopo averlo donato. Molti anni dopo arrivò al monastero un giovane medico. Aveva dedicato la propria vita a curare gli altri. Tutti lo stimavano, ma lui aveva smesso di sorridere. Mi raccontò che lavorava fino a tarda notte, accettava ogni richiesta e non riusciva mai a dire di no. Temeva che rifiutare qualcuno significasse essere egoista. Gli chiesi di seguirmi nel giardino. Lì cresceva un antico pesco, i suoi rami erano carichi di frutti e accanto c'era un altro albero, ormai secco. Gli domandai: quale dei due può nutrire chi passa di qui? Indicò il pesco, poi osservò il tronco ormai privo di vita. Compresi che aveva già trovato la risposta. Gli dissi: un albero secco non è diventato generoso, è semplicemente rimasto senza linfa. Rimanemmo in silenzio, poi aggiunsi: anche gli esseri umani possono prosciugarsi. Nei mesi successivi iniziò un piccolo cambiamento. Non smise di aiutare le persone, imparò però a rispettare i propri limiti. Dormiva il tempo necessario e faceva pause senza sentirsi in colpa. Quando non poteva offrire il proprio tempo, rispondeva con sincerità invece che con paura. Scoprì qualcosa di sorprendente. Le persone non lo rispettavano di meno, lo rispettavano di più. Perché la sincerità crea fiducia. Il sacrificio continuo, invece, spesso crea soltanto aspettative impossibili da sostenere. Anche nel monastero imparai una lezione osservando il bambù. Durante una tempesta non cerca di sostenere il peso di tutta la foresta. Rimane saldo nelle proprie radici. È proprio per questo che continua a crescere. Molti di noi, invece, cercano di portare sulle spalle problemi che non appartengono loro. Pensiamo che amare significhi risolvere ogni difficoltà, che essere buoni significhi accontentare tutti. Ma esiste una differenza enorme tra servire e compiacere. Chi serve offre il meglio di sé, chi compiace spesso offre se stesso. E quando offri continuamente te stesso, rischi di non sapere più chi sei. Il vero amore non nasce dalla paura di deludere, nasce dalla libertà di scegliere. Anche dire no, qualche volta, può essere un gesto di profondo rispetto, per gli altri e soprattutto per se stessi. Perché un sì pronunciato con il cuore stanco vale meno di un no detto con sincerità. Vorrei lasciarti una pratica molto semplice. La prossima volta che qualcuno ti chiederà qualcosa, non rispondere immediatamente. Fai un respiro lento,
E poi domandati: sto dicendo sì per amore oppure per paura? Se la risposta è la paura di essere giudicato, rifiutato o di deludere qualcuno, concediti qualche istante in più. Forse non è il cuore a parlare, forse è soltanto il bisogno di essere accettato. Con il tempo scoprirai che esistono confini che non dividono, ma proteggono. Esistono rifiuti che non allontanano, ma educano. Ed esiste una gentilezza che non nasce dal sacrificio, ma nasce dall'equilibrio. Ricorda, un fiume non smette di scorrere perché dona la sua acqua. Continua a farlo perché la sua sorgente non smette mai di nutrirlo. Abbi cura della tua sorgente e non mancherà mai acqua da offrire al mondo. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.